Alla fine della scorsa puntata abbiamo lasciato l'esercito gallico accampato, intento a recuperare le forze dopo la vittoriosa battaglia lungo la via per Fiesole, mentre ciò che rimane dell'esercito del pretore d'Etruria è asserragliato sulla cima di un colle, guardato a vista dalle parti di cavalleria gallica. Proprio quella notte, però, Polibio ci dice che avviene qualcosa di inaspettato. Dal campo gallico vengono notate delle luci e si scopre che si tratta dei falò dell'accampamento del console Lucio Emilio Papo, che ha abbandonato Rimini, ha valicato l'Appennino ed è giunto in Etruria per affrontare i Galli. Immediatamente nell'accampamento celtico viene indetta un'assemblea straordinaria tra i capi e il re Aneroesto consiglia a tutti di agire con prudenza e di sganciarsi il prima possibile dalle forze nemiche. Il bottino accumulato sino ad ora, sottolinea Aneroesto, in termini di schiavi, bestiame e ricchezze assortite è immenso e metterne in predicato l'integrità con una battaglia campale sarebbe sciocco. Molto meglio ritornare in Gallia Cisalpina, mettere al sicuro il bottino e solo allora eventualmente riorganizzarsi e tornare verso sud per affrontare i Romani. I capi decidono di assecondare il consiglio di Aneroesto e in questo deve aver pesato anche lo stato dell'esercito celtico, che, sebbene la sua partenza dalla Cisalpina era costituito da 50.000 fanti e 20.000 tra cavalieri e carristi, non sappiamo quanti morti avesse lasciato sul terreno dopo il confronto con quello del pretore d'Etruria. L'esercito del console Papo, al contrario, è costituito da forze fresche. Ben 4 legioni, ognuna formata da 5.200 fanti e 300 cavalieri, e una forza di appoggio di alleati italici di 30.000 fanti e 2.000 cavalieri. Quindi, in totale, 50.800 truppe appiedate e 3.200 truppe montate. I Galli, dunque, ancora prima dell'alba si mettono in movimento e dato che la via dell'Appennino è bloccata dal console, risolvono per muoversi prima verso sud e poi per scavallare appena possibile i colli verso occidente, puntando verso la costa dell'Etruria. È evidente che il piano è quello di risalire la costa dell'Etruria verso nord, per raggiungere poi la Gallia Cisalpina valicando le Alpi Apuane. La mattina dopo il console per prima cosa accorpa al suo esercito quello che resta di quello del pretore d'Etruria e poi si mette sulle tracce delle forze galliche, senza però dar prova di volerle ingaggiare. Forse l'atteggiamento del console potrebbe sembrare eccessivamente prudente, dato che, soprattutto dopo aver accorpato i soci italici ed etruschi che erano serragliati sul colle, il suo esercito numericamente doveva equivalere, se non essere superiore, a quello gallico. Va detto però che, per quello che riguarda la cavalleria, l'esercito gallico era ancora qualitativamente e quantitativamente superiore e, muovendosi nelle zone della Maremma toscana, era sicuramente in condizione di spiegare e utilizzare al meglio, in caso di necessità, sia i suoi cavalieri sia i suoi carri da guerra. Dunque, le forze galliche riescono a raggiungere finalmente le coste dell'Etruria, ma proprio quando sono in vista del promontorio di Talamone avviene qualcosa che nuovamente sconvolge completamente la situazione. Mentre l'esercito gallico, carico di bottino, sta risalendo la costa dell'Etruria, tallonato dappresso da quello del console Papo, alcuni suoi esploratori, intenti a foraggiare, vengono sorpresi e catturati da nuove forze romane. Si tratta delle avanguardie del console Gaio Atilio Regolo, precedentemente impegnato a reprimere una rivolta in Sardegna, ma che ora è sbarcato a Pisa e si sta dirigendo verso sud con il suo esercito. Interrogati i prigionieri e reso edotto della situazione, il console Regolo decide di bloccare l'avanzata dei Galli, così da costringerli tra due fuochi. Mentre la fanteria del console, in ordine di battaglia, marcia verso sud, Regolo, dopo aver identificato un colle che incombe sulla via dalla quale dovranno comparire i Galli, si muove subito alla testa della sua cavalleria per occuparlo. Se, come è probabile, i Galli stavano marciando lungo la via Aurelia, il colle occupato dal console deve corrispondere con quello di Poggio Ospedaletto, mentre la piana nella quale si fronteggeranno le fanterie deve corrispondere a quella che oggi è chiamata Contrada Camporegio.
Quando i Galli giungono in vista del colle e lo vedono occupato da reparti di cavalleria romana, inizialmente pensano si tratti di quella di Papo, che deve averli sopravanzati durante la notte. E allora inviano subito la loro cavalleria, insieme a delle truppe di fanteria leggera di appoggio, a contendere al nemico la zona sopraelevata. Durante le prime scaramucce sul colle, però, i Celti riescono a catturare alcuni romani e dopo averli interrogati scoprono la gravità della situazione. Immediatamente allora i Galli si schierano per fronteggiare la doppia minaccia e mentre i Boi e i Taurini si volgono verso nord per confrontarsi con l'esercito di Regolo, gli Insubri e davanti a loro i mercenari Gaesati si schierano verso sud per affrontare l'esercito di Papo. Polibio scrive che i carri da guerra, insieme a quelli da trasporto, vengono posti sulle ali dello schieramento gallico. E dato che i carri da guerra non verranno mai citati nella descrizione dello scontro, compiere delle azioni dinamiche, è probabile che tutti i carriaggi siano stati utilizzati per costituire una sorta di barricate su entrambi i lati della formazione gallica per tutelarla. Il ricco bottino, invece, viene posto su un colle prospiciente all'area della battaglia, guardato a vista da un reparto di guerrieri. È evidente che ora la situazione dei Galli è disperata. Non solo sono aggrediti contemporaneamente sul fronte e alle spalle, ma sono nettamente in inferiorità numerica. Infatti, anche la nuova armata consolare conta 50.800 fanti e 3.200 cavalieri, mentre quella di Papo è addirittura superiore poiché ha accorpato i resti dell'esercito d'Etruria. Quindi le forze romane, in complessivo, contano 108.000 uomini. Quelle galliche, invece, sicuramente meno di 70.000. Secondo Polibio, inizialmente la battaglia sembra rimanere confinata alla sola area del colle, sul quale accorrono velocemente anche i cavalieri di Papo a dare manforte a quelli di Regolo, mentre in pianura le fanterie pesanti, quando giungono in vista le une delle altre, in un primo momento si fermano e attendono, rimanendo ad osservare lo svolgersi del combattimento sull'altura. Le due cavallerie romane, sommate, dovevano contare 6.400 uomini, ai quali andrebbero aggiunti anche quegli elementi guadagnati da Papo nel portare soccorso ai resti dell'esercito d'Etruria. Mentre la cavalleria celtica, anche considerando le perdite già sostenute ed escludendo dal computo un numero ipotetico di carristi, comunque doveva superare le 10.000 unità, alle quali andrebbero aggiunti anche i reparti di fanteria leggera che erano stati inviati in appoggio sul colle. Il combattimento sulla collina, a detta di Polibio, è particolarmente caotico e inizialmente sono i Celti ad avere la meglio, grazie alla superiorità numerica. Addirittura il console Regolo troverà la morte e la sua testa, spiccata dal busto, verrà portata in pianura al cospetto dei condottieri dei Galli. Col procedere del combattimento, però, la situazione si ribalta, probabilmente grazie alla cavalleria di Papo che deve essersi abbattuta nella mischia alle spalle di quella dei Celti. E dopo una mischia feroce, sono i Romani a rimanere incontrastati sul colle. Nel frattempo in pianura le fanterie pesanti hanno ripreso ad avanzare ed ora sono a distanza di carica le une dalle altre, ma i romani tentennano, sgomenti dinanzi al tonante canto di guerra dei Galli e al roboante suono delle loro buccine, i Carnix. I più titubanti sono i legionari di Papo, che si trovano davanti ai tremendi mercenari transalpini, i Gaesati, che secondo Polibio sono scesi in battaglia completamente nudi, con indosso solo i loro gioielli e impugnando le armi. Polibio fraintende la nudità dei Gaesati e dice che i Galli si sono liberati dei loro abiti perché temono possano rimanere impigliati nei rovi che costellano il campo della battaglia. In realtà, come diverse altre fratellanze guerriere indoeuropee, i Gaesati probabilmente scendono in battaglia nudi poiché credono che mostrandosi indomiti e sprezzanti dinanzi al pericolo, gli dei li proteggano dal ferro dei nemici. Il timore dei Romani in ogni caso è di breve durata e dalle loro fila escono i loro schermagliatori, i Rorari e le Leves, che cominciano a martellare le fila dell'esercito gallico con i loro giavellotti. Polibio scrive che gli insubri e i boi vengono protetti dai loro mantelli e dalle loro brache, forse in qualche modo sottintendendo delle protezioni in lana infeltrita o imbottita.
In ogni caso i gaesati, invece, completamente nudi e protetti solo dai loro scudi, che sono troppo stretti rispetto ai loro corpi immensi e massicci, cominciano ad essere falcidiati dal lancio di giavellotti romani. I gesati così reagiscono in maniera caotica e istintiva. Alcuni caricano a testa bassa lo schieramento romano e vengono annientati. La maggior parte invece arretra in maniera confusa e getta nel caos le fila degli insubri. Terminata la pioggia di giavellotti, i legionari caricano e ne nasce una mischia feroce. Polibio, ricordiamolo, per tutta la sua cronaca attinge a Fabio Pittore, una fonte primaria, poiché partecipò in prima persona alla battaglia di Talamone, quindi tutto l'impianto della cronaca polibiana è particolarmente affidabile. Infatti in Polibio non leggiamo assolutamente nessun riferimento ai vari cliché relativi ai Celti in battaglia, quelli che parlano sempre della loro incostanza piuttosto della loro incapacità di sopportare la fatica. Al contrario, i Galli a Talamone vengono descritti ed esistere in maniera caparbia e venire fatti a pezzi sul posto dai nemici. Non è l'onore o il coraggio che manca ai Celti, scrive Polibio, ma semmai difettano nell'equipaggiamento. I loro scudi, piatti, a differenza di quelli curvi dei romani, proteggono poco e le loro spade, che sono molto lunghe e si usano esclusivamente di taglio, non sono molto utili in un combattimento corpo a corpo così serrato come quello impostato dai romani, che hanno stretto le distanze e colpiscono i nemici con rapide stoccate al petto, al volto e all'addome. Tutto questo si riscontra nel quadro archeologico. Infatti sappiamo che nell'ultimo quarto del III secolo a.C. le spade dei Galli rispondevano alla tipologia nota come la Ten C, con una settantina di centimetri di lama e che erano strutturate principalmente per portare fendenti. Mentre i Galli resistono disperatamente, la cavalleria romana scende dall'altura e colpisce le schiere celtiche ai fianchi, riuscendo in qualche modo a superare le barricate fatte dai carriaggi. Ormai non c'è più speranza per i Galli e la maggior parte dei Celti viene uccisa sul posto. Polibio scrive che saranno 40.000 i Galli a cadere, mentre 10.000 verranno catturati. Tra questi anche il re Concolitano. Il re Aneroesto invece riuscirà a fuggire, ma secondo Polibio preferirà alla fuga la morte, infine, e si suiciderà insieme a un gruppo di fedelissimi. Termina così, con una sconfitta schiacciante, l'avventura dei Galli Cisalpini contro Roma. E se in futuro vedremo che Insubri e Boi manterranno una solida alleanza e recluteranno ancora mercenari gaesati da Oltralpe per contrastare l'espansionismo romano, i Taurini non compariranno mai più come elemento partecipe a una qualsiasi lega per opporsi a Roma. Ma la conseguenza più grave di tutta la campagna militare che era terminata con la battaglia di Talamone era che ora Roma era ben conscia che per la salvaguardia dei territori della Res Publica non poteva permettersi di tollerare una Gallia Cisalpina indipendente. E gli sviluppi di questo li vedremo nelle prossime puntate. Se questa puntata vi è piaciuta, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.